Buongiorno signori, eccoci, stiamo per preparare le maddalene con una nuova ricetta. Oggi iniziamo. Abbiamo 125 grammi di burro, 125 grammi di burro, abbiamo 18 grammi di miele normale di acacia, poi abbiamo 87 grammi di uova che io ho già sbattuto insieme, come potete vedere, 37 grammi di latte, 80 grammi di zucchero semolato, poi mettiamo dentro la scorza di questo cedro, 2 grammi e mezzo di tè Grey, 2 grammi e mezzo, 125 grammi di farina 00, quella un W9, non tanto forte, per fare pasticceria non è un lievitato, quindi usiamo una farina debole, e 6 grammi di lievito per dolci, lievito baking powder. Ora possiamo iniziare. Scaldiamo il forno a 200 gradi, come stiamo già facendo, stiamo portando in temperatura, poi uniamo il burro in una casseruola fino a ottenere una colorazione nocciola. Adesso mettiamo il burro in una piccola casseruola. Mettiamo il burro. Adesso portiamo il burro dentro la casseruola, deve sciogliere. Come potete notare, il burro inizia lentamente a sciogliere. Portiamo il burro, quando è ben sciolto, fino a un colore nocciola. Quando il colore è diventato nocciola, possiamo unire il miele. Lo spegniamo il fuoco e uniamo il miele. Adesso portiamo che il burro diventi color nocciola quando è ben sciolto. Senza farlo bruciare, naturalmente, teniamo il fuoco non troppo alto.
Eccoci nuovamente, sempre con la nostra ricetta delle maddalene. Aggiungiamo il miele a fuoco spento e lo mescoliamo di modo che diventi un tutt'uno con il nostro burro fuso a color nocciola. Lo mescoliamo, abbiamo fatto praticamente adesso lo scalderemo tra qualche minuto per fare una riduzione del burro e del miele, piano piano. Boh, la nostra mescuglio è a posto. Adesso possiamo iniziare a mescolare gli altri ingredienti. Lasciamo raffreddare un attimo che si intiepidisce il nostro composto e andiamo a fare il resto. In questo momento iniziamo a mettere praticamente lo zucchero, uniamo in una salatiera, mescoliamo le uova, il latte, entrambi a temperatura ambiente, lo zucchero, la scorza del nostro cedro e il nostro tè. Il nostro tè lo mettiamo in polvere, il cedro lo grattugiamo, la scorza del cedro la grattugiamo. Dopodiché setacciamo la farina con il nostro lievito, baking, e incorporiamo il tutto nella preparazione con il burro e il miele. Mettiamo tutto insieme, lo mescoliamo bene, dopodiché trasferiamo tutto in una tasca da pasticcere, una sac à poche, e riempiamo i nostri stampi che abbiamo qua. Riempiamo i nostri stampi. Ok? Adesso iniziamo il procedimento. Allora, come prima cosa uniamo la farina e il lievito. Che successivamente andrà setacciato. Per setacciarlo utilizzeremo questo colino. Lo mettiamo in questa nuova grilletta un po' più grossa e iniziamo a setacciare. Quello che importa non è tanto il setacciare la farina, perché non deve lievitare più di tanto, ma il lievito, se non lo setacciamo bene, tende a fare dei grumuli che poi chiaramente ce li ritroveremo dentro nella ricetta e non è una bella cosa, quindi è meglio setacciarlo. Qui abbiamo la farina e il nostro lievito setacciato. Uova, latte, entrambi a temperatura ambiente, li mettiamo insieme allo zucchero e la scorza dei bergamotti. L'uova, mettiamo il latte, le uova, lo zucchero e adesso setacciamo il nostro cedro che abbiamo antecedentemente lavato, chiaramente. Ok, così è abbastanza. Poi prendiamo la nostra frutta e iniziamo a mescolare.
Adesso incorporiamo mano a mano la farina, un po' alla volta, non tutta in un colpo. Come si può vedere, la nostra crema sta diventando il nostro impasto più denso e omogeneo. Usando la frusta non ci sono grumi. Adesso possiamo aggiungere tutta quanta la farina e continuiamo nella nostra mescolazione. Eccoci di nuovo, abbiamo finito di mischiare bene il nostro impasto. In questo momento uniamo il burro con il miele intiepidito. E con la frusta uniamo tutto piano piano assieme all'impasto. Naturalmente, se riuscite a fare meglio di me di sporcare in giro è meglio. Ok, abbiamo aggiunto il tè in polvere per dare più aroma e continuiamo con l'impasto. Mescolare, incorporare bene. Quando tutto sarà incorporato mettiamo in sac à poche e la mettiamo dentro nei nostri stampi. Come potete vedere è ben incorporato. Ora mettiamo in sac à poche. Mettiamo il nostro impasto nella sac à poche, prepariamo adesso. Questa è la nostra sac à poche. Prendiamo una spatola con un cucchiaio di legno e uniamo il nostro prodotto in sac à poche.
Ok, abbiamo messo tutto nella nostra sac à poche. Ora mettiamo il prodotto dentro negli stampi, mettiamo bene a posto il sac à poche, leviamo le grillette che non ci servono più e possiamo anche togliere, e andremo a mettere il nostro prodotto dentro in questi stampi. Iniziamo. Non mettiamo tanto, diciamo che metteremo intorno ai 20-25 grammi perché poi si gonfierà, Le nostre maddalene si gonfieranno. Mettiamone ancora un pochino, qualche basso anche qui, da farlo in modo che siano più o meno tutte della stessa altezza. Voilà. Adesso inforniamo a 200 gradi per 6 minuti. Il nostro forno è in temperatura. Inforniamo a 200 gradi, gli diamo il tempo. Sei minuti. Eccoci dopo la cottura, come potete notare sono venute molto bene, sono ben lievitate, sono belle dorate, adesso le lasciamo raffreddare e poi ce le mangiamo.